L'estate a Roma, uno dei pericoli più grandi sono i furti in appartamento, perché la gente in una città deserta, come in questo caso guardate una via lunga dove non c'è nessuno da una parte e dove non c'è nessuno nemmeno dall'altra. Cosa succede? Che per i ladri d'appartamento questo è il periodo migliore, si va al mare, si va in giro, ovviamente chi sta in vacanza, ma anche chi ci va solo per il fine settimana, per mezza giornata. Il momento peggiore per queste cose è il primo pomeriggio, perché il primo pomeriggio c'è meno gente in giro, c'è chi dorme, c'è chi è andato al mare. E qual è la prima cosa che fanno i ladri? Entrano in un complesso condominiale come questo, che ha il cancello aperto, per cercare eventuali appartamenti da svaligiare. È facile, mandano prima una vedetta a controllare, una sorta di scout che citofona e lascia dei segni sui citofoni che risultano liberi, perché te suonano una volta, te suonano due, te suonano tre, poi quando tu rispondi o non dicono niente e se ne vanno, oppure ti dicono posta, corriere, mi scusi ho sbagliato eccetera, perché altrimenti uno si insospettisce e da quel momento si apre la caccia agli appartamenti. Oggi mi faccio un giro per quello che è la città, gli appartamenti lasciati liberi, per farvi vedere a cosa stare attenti. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Una volta entrati in un complesso condominiale, da lì hai tantissime possibilità. C'è chi sta a casa, c'è chi dorme, c'è chi sta cucinando, c'è chi è uscito, c'è quello poveraccio che sta ancora al lavoro, ma c'è anche quello che è andato in vacanza. Spesso si punta proprio su quelli che sono andati in vacanza. Il primo consiglio che vi posso dare è: se avete dei vicini, avvisateli che state in vacanza, perché se si dovessero sentire dei rumori strani o comunque dei movimenti strani lì nella zona della porta, forse qualcuno può avere il sospetto, dice ma come, quelli stanno in vacanza? Se voi non parlate con i vicini, non gli dite che siete andati in vacanza, è normale che loro possano pensare che siete voi, se fanno tutti gli affari loro e automaticamente il ladro vi ruba casa. L'altra cosa è la citofonata. Quella è la base di tutto, è fondamentale, perché la citofonata che cosa fa? Ti permette di avere accesso direttamente all'appartamento, perché se io citofono e mi rispondono, caso chiuso, nel senso lì non posso ovviamente lavorare, perché che fai? Entri in casa quando ci sta il proprietario, è molto sconsigliato per il ladro. Al contrario, si fa una citofonata la mattina, una a mezza giornata e una all'orario giusto in cui si deve andare. Perciò le prime due citofonate solitamente le fa un ragazzino, uno veloce, uno che viene mandato in ava scoperta. Ci sono tante figure, può essere una donna, può essere un bambino, ma può essere anche un uomo che gira generalmente con uno zainetto. Questo perché? Perché intanto iniziano a sondare e lasciare dei segni per capire dove si può fare e dove non si può fare. Può capitare che ci siano dei citofoni dove vengono fatti dei segni accanto, anche piccoli appunti, piccole scritte, non proprio sul citofono per non far insospettire chi ci abita, piuttosto che magari vicino. Ognuno ha un suo codice, è inutile mettersi lì a interpretare il codice. Oh, ho visto una X vicino al nome mio, è una cavolata, perché non è detto che lo facciano in quel modo e non è detto che abbiano fatto qualcosa di diverso. Un'altra cosa molto pericolosa, alla quale dovete stare attenti, sono i muratori, perché ricordatevi che quando vanno in una scala di un appartamento per rubare non sono vestiti da ladri. Una delle tecniche migliori in questo periodo è vestirsi da tecnici, da muratori, con la classica cassetta degli attrezzi, con la classica divisa da lavoro, perché con la divisa da lavoro è il momento in cui tu non fai domande. Se uno arriva là e dice che state a fare? No signora, so del gas, no signora, so della luce, no signora, so di questo o quest'altro. Perciò possono dire tranquillamente che stanno operando o all'interno della scala o direttamente nell'appartamento. Addirittura ti possono pure dire: ma guardi, c'era un problema alla porta, siamo venuti a risolverlo. Poi non è detto che sia il colpo di un giorno, considerazione anche dopo alcuni giorni e anche dopo alcune soffiate, perché banalmente voi avete una bella casa, avete tante cose interessanti dentro, qualcuno un poco di buono che viene una sera a cena a casa vostra, può capitare, no? Invita uno, invita un altro, alla fine ci viene pure uno zozzone un poco di buono, fa una soffiata un altro poco di buono, il quale magari lo ricompensa con una percentuale di quello che poi riesce a trovare a casa vostra. Cioè ricordatevi sempre, non ostentate troppo, perché poi
quando arriva un estraneo non è detto che questo non vi venda a qualcun altro. I sedicenti tecnici che si aggirano per la scala del palazzo, per il condominio eccetera, è sempre meglio sincerarsi che siano veramente dei tecnici affiliati a qualche ente, a qualche società, perché potrebbero essere, come ho detto, semplicemente vestiti con abiti da lavoro o comprati o rimediati, perché rubano pure quelli. Se tu vai ai mercatini, quanti ne trovi di questi abiti da lavoro anche marcati con il nome di qualche azienda e via dicendo. Vedete, uno dei rischi è questo: un portone semiaperto, io entro, le cassette della posta. Se io vedo una cassetta della posta con tanta posta, immagino che qualcuno sia tanto non viene qui, perciò bisogna sempre chiudere il portone, come in questo caso, in modo tale che ci sia sempre una barriera che permette di evitare un ingresso non voluto. È molto importante questo, qualcuno non sia lì a guardare le cassette della posta. Dite al vostro vicino di prendere la posta per voi, perché quella è un altro dei sistemi che fa sì che voi siate bersagliati. Vedi, questo c'ha la posta dei 20 giorni, perciò a casa non c'è, non so quando ritorna, ma di sicuro in questo momento non è a casa, e per me è perfetto. Valutate sempre a che altezza si trova il vostro appartamento, perché non è detto che entrino solo dalla porta. La porta ovviamente è la strada migliore, perché una volta che entri poi la chiudi e nessuno si accorge niente, però se abitate a un'altezza bassa la finestra è sempre un rischio. Considerate sempre che un salto anche di qualche metro ai ladri non gli costa niente, sono abituati, lo fanno di mestiere, cioè non pensate oddio è pericoloso, nessuno lo farà mai. Questi arrivano là, ci mettono 5 minuti, scavalcano e arrivano sopra. La cosa importante è sicuramente avere le inferriate, perché sono dei deterrenti migliori. Non crediate che chi abita all'ultimo piano è esente da un furto dalla finestra, anzi al contrario, spesso l'ultimo piano permette di entrare dalla terrazza e calarsi al piano di sotto. È di una semplicità disarmante, spesso è meglio quello che il piano terra o il primo piano, perché non si è visti e con una semplice corda ti cali praticamente ovunque. Perciò tutti quelli ma io sto all'ultimo piano, non metto inferriata, non metto allarme, è una stupidaggine, perché è proprio quello più bersagliato, perché agli ultimi piani nessuno va a controllare, nessuno ci capita per caso, cioè uno che scende le scale magari vede tutti i piani sotto, l'ultimo piano o ci vai apposta o è inutile. La distesa di finestre chiuse, la distesa di... Ricordate un'altra cosa importante, gli allarmi. Molte case hanno fuori una centralina di allarme con tanto di sirena sia sonora che visiva. Ricordatevi sempre che l'allarme deve essere un allarme serio, non un allarme così che fa rumore a ogni minimo sospiro, perché rischiate due cose importanti. La prima è di rompere palle alla gente, perché voi fate suonare st'allarme, la gente si rompe le palle, voi state in vacanza, loro tutta la notte si sentono st'allarme. In più non è efficace, perché se una volta poi suona per davvero nessuno se lo fila, anzi gli rode pure, dicono vedi che palle questo st'allarme. Invece quelli erano i ladri che erano andati a casa, l'hanno fatto magari suonare apposta, magari l'hanno fatto suonare un giorno apposta, e il secondo giorno apposta, al terzo apposta, al quarto nessuno ci fa più caso. La teoria dell'allupo al lupo. Pertanto evitiamo allarmi che non siano affidabili e in particolare monitorabili. Ormai stiamo nel 2023, gli allarmi sono tutti accessibili da smartphone, puoi vedere quello che succede a casa, puoi vedere quello che succede in giardino, puoi vedere quanti allarmi sono scattati, perché se non sai ste cose è inutile che ti metti a cercare di proteggere casa. Un'altra variante rispetto all'appartamento è la villetta. La villetta è ancora più rischiosa, perché oltre ad esserci un giardino intorno dove uno si può nascondere, dove uno può scavalcare, avete solo un inquilino all'interno della villetta, e quell'unico inquilino, una volta che non c'è, la villetta è preda dei ladri. Scavalco facile, suono, controllo, guardo le finestre, a colpo d'occhio so già se c'è qualcuno o se non c'è qualcuno, ed è anche facile controllare che non arrivi nessuno, perché ricordatevi sempre che i ladri quando agiscono hanno sempre un palo fuori. Il palo ovviamente non è quello della strada, ma è una persona fisica che fa il vago vicino casa per controllare giustamente se arriva qualcuno sospetto o non sospetto. Ci sono dei piccoli trucchi per far credere che la casa è comunque abitata anche quando si va in vacanza. Se avete per esempio dei panni vecchi, li bagnate e li stendete e li mettete fuori, poi si asciugano, è normale, però quando tu vedi dei panni stesi fuori pensi può essere pure che questo è uscito stamattina, i panni con sto caldo si sono asciugati subito, stasera torna, perciò non è partito. Oppure
mettete programmato una cassa audio, quelle con l'intelligenza artificiale tipo Alexa, Google e via dicendo, che ogni giorno a una certa ora per un'oretta mandano musica. Glielo potete dire, è una programmazione periodica, la si fa senza problemi. L'altra cosa ancora è quanta gente è andata in vacanza al mio quartiere. Perché è importante sta cosa? Perché se nel quartiere non c'è nessuno, hanno tutti i soldi, hanno tutti la casa al mare, vanno tutti in vacanza, quel quartiere diventa un obiettivo ancora più facile. Perché il problema ancora oggi del furto in appartamento è che le pene sono lievi, difficile che vengano arrestati, e quando vengono arrestati, se sono all'interno, non gli danno furto, ma tentato furto. Diventa furto quando sono usciti di casa, hanno percorso un tot di strada con la merce rubata. Se io sto ancora in casa, il furto è tentato, è una bella differenza. Perciò, al di là delle pene, poi ci sono i trucchi. Chi fa tutto il lavoro, chi ti dice qual è l'appartamento, possono essere adulti, e l'esecuzione può essere fatta anche da bambini, anche minori di 13 anni. A me personalmente è capitato che venissero a rubare a casa dei bambini. Da che cosa me ne sono accorto? In realtà non me ne sono accorto io, ma se ne è accorto una signora che abita nel mio palazzo, che giustamente è sveglia, nonostante sia anziana, ha visto sti ragazzini che armeggiavano con la porta finestra e gli ha detto: ragazzi, che è stata a fare? Questi hanno preso e sono scappati. Mi ha chiamato, mi ha detto: guarda che dei ragazzini stavano armeggiando con la finestra di casa tua. Sono andato a vedere, praticamente avevano scassinato con arnesi da scasso che gli danno, e io li ho ritrovati poi girando il quartiere, preso il motorino, mi sono fatto un giro, gira, rigira, alla fine l'ho beccati. 3 ragazzini che sommati insieme arrivavano se no a 20-25 anni, e io ho fatto capire con le buone maniere che non si ruba, è una brutta cosa, che mi avevano fatto un danno e che purtroppo quello che gli avevano insegnato era sbagliato, e che se avessero continuato su quella strada non avrebbero combinato niente. Qual è la possibilità che vengano a rubare a casa mia? C'è una statistica: Roma è tra le prime 5 città a livello di furti in appartamento. Si è stimato che circa 250 furti in appartamento avvengono su un totale di 100.000 persone. Oppure c'è un'altra statistica che dice che ci sono circa 28 furti in appartamento ogni giorno a Roma. Non è un grande numero, però può colpire anche voi, ed è molto importante sapere che cosa fare nel caso in cui qualcuno rubi a casa vostra, o in particolare a casa di un vicino, perché se ruba a casa di un vicino uno potrebbe aver paura: oddio, stanno a rubare, mi chiudo dietro. La prima cosa è chiamare le forze dell'ordine. Poi è normale che se io chiamo le forze dell'ordine, il tempo che arrivano e tutto quanto, quelli hanno già rubato, perché poi parleremo anche dei tempi per rubare dentro un appartamento. E stando dietro la porta potete tranquillamente intervenire, come? Facendo rumore, facendovi sentire che ci siete e che ve ne siete accorti. Potete pure strillare: abbiamo già chiamato la polizia, perché i ladri in genere, quelli che arrivano negli appartamenti, nel 90% dei casi non sono armati con armi proprie, possono avere delle armi improprie, perciò i cacciaviti con i quali aprono le porte, i martelli o comunque oggetti che sono pericolosi, specie se te li danno addosso, se te lo spingono nella panza e via dicendo. Eviterei di uscire, eviterei di fare l'eroe, a meno che non siate proprio persone skillate o avete la possibilità comunque di farli scappare o siete in tanti, cioè ci sono alcune possibilità, uno può pure uscire. Nella maggior parte dei casi evitate e gestite la cosa direttamente con gli strumenti giusti. C'è anche chi, al di là del chiamare le forze dell'ordine, ha più soldi e allora magari ha un sistema d'allarme importante. Come vedete, questa è una mega villa, se guardate un tot spazio ci sta una telecamera d'ombra importante, ci sta un sistema perimetrale, perché se uno entra, come abbiamo detto, dentro una villa in un attimo, poi questa è gigantesca, magari sono già collegati alla questura, sono già collegati a un istituto di vigilanza che può intervenire, e in più gli allarmi sono allarmi seri che sono difficili da manomettere. In alcune case uno va al lavoro e lascia il cane a casa, il cane che sta a casa è molto territoriale, bravo, può controllare la casa, può abbaiare, però attenzione che spesso il cane diventa vittima dei ladri. Ci sono ladri buoni che si portano i croccantini, una salsiccia e la danno, il cane sta buono. Ci sono ladri maledetti, disgraziati, che magari danno la polpetta avvelenata al cane e nella peggiore ipotesi il cane può morire, se non stare molto male o comunque rovinarsi la salute. Perciò attenzione, il cane non è un'assicurazione sull'appartamento e non è un'assicurazione contro i ladri, è sicuramente un allarme intelligente che fiuta subito il pericolo, però rischiate anche di far ammazzare il cane
pensando che sia un allarme. Una cosa importante è quanto tempo impiegano i ladri per entrarvi dentro casa. C'è anche una statistica su quello: una normale porta blindata che non ha particolari impedimenti dal punto di vista tecnico, perciò ha una classica serratura a cilindro europeo di quelle che vanno adesso, ci vogliono meno di 5 minuti, perché oggi con qualsiasi attrezzo si riesce a aprire un cilindro europeo, si infila un cacciavite, si gira e l'aprono. Poi ci sono alcuni più evoluti, altri col bumper magnetico, perciò si impiega più tempo, ma nel classico sistema veramente in poco tempo stanno dentro. Una volta che stanno dentro, quanto tempo impiegano a rubare? Anche lì è molto variabile, si può impiegare da 5-10 minuti fino a 30-35 minuti se avete per esempio in un appartamento una cassaforte a muro di quelle importanti che deve essere smurata o aperta, oppure se avete comunque delle cose nascoste bene all'interno della casa. C'è per esempio chi ricava dei vani all'interno di pareti, muri, controsoffitti. In quel caso purtroppo c'è anche la violazione della vostra intimità, perché la casa è il luogo più importante per le persone, no? E quando vi arrivano dentro casa, vi buttano all'aria la biancheria, vi toccano le cose personali, vi spaccano tutto e vi rubano oltre agli oggetti più importanti della vostra vita e vi fanno pure dei dispetti, perché il ladro magari non trova qualcosa che gli interessa o qualcosa dice valeva la pena venire qua a rubare, vi fa un dispetto, e quella è una bastardata. Ci sono i ladri e ci sono anche i ladri deficienti, che sono quelli che ti possono fare un dispetto, che sono quelli che vanno lì e razziano tutto e vi rubano qualsiasi cosa. A casa di un mio amico, quando rubarono, presero tutte le foto di famiglia e gliele bruciarono. Voi immaginate, adesso non è più così perché le foto sono quasi tutte in digitale, ma ti parlo di 30 anni fa, quando in famiglia c'erano i famosi album fotografici con i nonni, con tutte le persone magari non c'erano più. Questi, per farti un dispetto, ti bruciano e ti hanno fatto perdere tantissimi ricordi solo perché volevano rompere i coglioni. Gente che magari gli cagava in casa per fargli il dispetto. Non è solo nei film di Thomas Millian che Bumbo lo fa: guarda sto disgraziato, non c'ha niente, ma gli faccio una bella cagata. Purtroppo era usanza fare questo, è usanza andare con le scarpe sui letti, sporcare pareti, bucare muri per sapere se hanno nascosto qualcosa lì, rompere armadi, staccare sportelli di qualsiasi cosa, rovesciare la lavatrice, perché ogni posto per loro potrebbe essere un nascondiglio per soldi, gioielli o qualsiasi cosa che loro possono vendere. Dal punto di vista comunque dei furti in appartamenti ci sono tante altre varianti di cui non abbiamo parlato, in particolare quelli che vi rubano in casa con voi presenti e spesso vi narcotizzano. Ci sono tantissimi sistemi di narcotizzarvi, alcuni anche molto pericolosi, perché narcotizzare una persona con un gas o comunque con un composto chimico può portare anche all'arresto cardiaco, alla morte di quella persona. Magari è un soggetto debole, magari ci sono degli anziani, dei bambini in casa. È successo per esempio a mia sorella, che gli hanno rubato in casa, sono stati narcotizzati, mia nipote era piccola, adesso mia nipote è grande, ha fatto anche una figlia, però quando era piccolina hanno narcotizzato tutta la famiglia e alla fine gli hanno rubato pochi spicci e le chiavi della macchina, e la macchina successivamente che era parcheggiata lì fuori. In tutto questo loro si sono risvegliati la mattina completamente storditi, perché giustamente la sostanza che avevano usato era stata qualche monnezza che si prepara non so come. E l'altra variante sono i famosi ladri acrobati. I ladri acrobati sono quelli che riescono a entrare nei punti più disparati arrampicandosi come fossero l'uomo ragno, perciò che ne so, un balcone al quinto, al sesto, al 12° piano, loro non hanno problemi, loro o si calano o si arrampicano. Ladri acrobati spesso lavorano di notte nel pieno silenzio, e lo stesso le bande queste dei sonniferi lavorano prevalentemente di notte, che sono momenti più tranquilli, in zone comunque abbastanza tranquille, perché poi la statistica dice che la maggior parte delle volte i furti vengono consumati tra le 16 e le 18 per quello che riguarda l'orario giornaliero e dall'1 alle 4 di notte per la parte notturna. Sono due tipologie di furti diverse, però sono tutte e due fastidiose, senza il padrone di casa e con il padrone di casa. C'è anche un altro discorso relativo al furto in casa: esiste anche quella variabilità dei furti violenti. Le famose rapine in villa sono un classico, no? Sono ritornate in voga, specie nelle ville, quelle della gente con più soldi. Si entra dentro, si minacciano tutti i presenti, addirittura in alcuni casi si prende in ostaggio la famiglia e si manda fuori il capofamiglia a prendere i soldi veri
libri o gioielli, queste cose qua, perché la maggior parte della gente ricca li tiene in una cassetta di sicurezza, perciò si fa in un giorno lavorativo, ti mandano fuori e ti dicono non fare stupidaggini perché sennò ti ammazza la famiglia, e questa è una cosa ancora più particolare e grave. Detto questo, dalla vecchia casa di Vittorio De Sica, che fino al 1974 ci ha abitato, io vi saluto. Fatemi sapere se vi possono interessare le altre tipologie di furto in appartamento e non solo, perché più ne parliamo, più ne sapete e più potete prevenire il tutto. E ricordatevi che se stanno rubando a qualcuno, voi potete sempre mettere in fuga i ladri, perché la solidarietà che c'è tra di noi è l'unica arma che abbiamo per contrastare certe dinamiche. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!